abbiamo detto nell'altro video, questa è la seconda parte della sfida, ovvero questa volta guideremo la sua moto BMW da mondiale stock. Moto completamente a regolamento stock 1000. Questa qui è la moto che è uscita dalla gara di Misano ed è venuta Ed è arrivata qua. È arrivata qua. Benissimo, ho fatto i miei primi 6 giri sull'Enterprise. Ho strappato un 13,8. È assurda questa cosa comunque. Uno dice sali su una moto più potente, con gomme più performanti, vai più forte, invece no. Mamma mia, ho ancora il fiatone, sono sceso da 5 minuti e ancora non respiro. Sentite il casino che fa. Cioè praticamente l'unico momento in cui non lavora l'elettronica è quando è ferma sui cavalletti. È assurdo, i primi giri senti dici boh, ho sbillato, ho rotto qualcosa, invece no, è il traction che fa così. Per questo secondo turno metteremo gomma nuova e vedremo la differenza, si cercherà di fare il tempo. Lui sicuramente migliorerà, io non lo so. È entrato, c'è un traffico della Madonna, quindi la vedo molto dura riuscire a fare il tempo. La giornata in cui giravamo sono i Track Days Moto Pedersoli, che è una delle organizzazioni migliori che abbia mai visto, perché al di là dei briefing obbligatori per tutti i partecipanti, viene anche messo un limite al numero massimo di moto che possono circolare contemporaneamente in pista. Questo garantisce di girare in sicurezza, divertendosi e con poco traffico. Ma allora perché parlo di traffico? Parlo di traffico perché noi stiamo girando con un bombardone mondiale cercando di fare il record personale. Quindi per noi che giriamo in 1.10, 1.12, basta anche che ci siano solo 4 moto in pista che girano 20 secondi più piano, che non fa in tempo a finire un giro che te ne trovi una davanti. Ecco, questo era solo per precisare che l'organizzazione è impeccabile, in pista si girava benissimo e non c'era traffico. Il traffico c'era solo per noi che cercavamo il giro della vita, con una moto da mondiale. Sarà curioso vedere se riesce a sfruttare il time attack con gomma nuova. 11,1. 11,1 col traffico. Ok, ora entro io.
Iniziamo col descrivere la moto. La moto è una BMW S1000 RR 2018 del team Bergklatz, con cui Luca ha corso il mondiale Stock 1000. Differenze tecniche rispetto alla mia R1? Questa BMW ha un motore preparato entro i limiti del regolamento stock, mentre la mia R1 ha un motore completamente di serie. Quindi abbiamo 210 cavalli contro 190. Inoltre preciso che Luca, nel National Trophy, utilizza una BMW con un motore ancora più preparato, che sfiora i 220 cavalli. La BMW di Luca ha un'elettronica più costosa e sofisticata rispetto a quella che utilizziamo noi sull'R1. Le sospensioni posteriori di base sono identiche, le Öhlins TTX, tranne per il fatto che sulla BMW Bergklatz ha fatto un paio di modifichine. Mentre davanti la BMW monta le FKR mentre noi montiamo le NX30. Tutte queste cose unite a tantissime altre piccole componentistiche e preparazione fanno sì che la R1 con cui ho corso io costi intorno alle 30.000 euro, mentre la BMW di Bergklatz costa finita intorno alle 65.000 euro. Quindi è naturale aspettarsi che la BMW sia un po' più performante. Inoltre sulla BMW oggi abbiamo utilizzato le gomme che utilizzano nella Stock 1000. Sono gomme che come tempo sul giro vanno un po' più forte rispetto a quelle che utilizziamo nella Race Attack, semplicemente perché nella Race Attack usiamo delle gomme studiate 30% strada e 70% pista. Quindi sono gomme un po' meno performanti ma che durano di più. Sono proprio due prodotti concettualmente diversi. Dopo averla provata per 20 giri, ecco le mie sensazioni. A livello di posizione di guida mi sono trovato da Dio. Si vede che Luca ci ha lavorato tanto, anche perché è quasi alto come me e quindi per quelli alti si fa fatica a stare in moto. Ha i semimanubri apertissimi, una posizione di guida molto comoda e soprattutto una cosa che mi è piaciuta molto è la sella. Sull'R1 quando do full gas, l'accelerazione mi spinge indietro e arrivo col sedere a toccare il codone. Sulla BMW la prima volta che ho dato full gas sono scivolato indietro e non finivo più di andare indietro. Per un attimo ho pensato di volare via. Questo perché ha una seduta un po' più lunga e questo mi è piaciuto molto perché mentre sull'R1 sono un po' più rannicchiato, qui riesco a distendermi di più e a chiudere meglio le braccia contro il serbatoio. A livello di potenza si sente che ne ha un po' di più, ma in una pista come Franciacorta non senti questa grandissima differenza, se non per il fatto che la BMW impenna anche in quarta. All'inizio ci ho messo qualche giro ad abituarmi a cambiare le marce, perché l'R1 ha un suono un po' più cupo, mentre la BMW ha un suono un po' più acuto. Quindi abituato a cambiare a orecchio, col BMW cambiavo prima, mentre invece dovevo farla salire un po' più di giri. La differenza sostanziale comunque si sente nell'elettronica, e quando dico si sente intendo proprio in senso letterale si sente, perché sulla BMW quando guidi ti sembra di star seduto sopra un mitragliatore Vulcan alla massima potenza, perché ogni volta che si impiega e l'elettronica lavora senti proprio Ora non so come mai dall'audio dell'onboard si senta poco, ma vi posso garantire che dal vivo quando sei in moto sembra di avere un mitragliatore. Lo senti tantissimo ed è veramente una goduria incredibile. Io non so come mai, ma quel suono vi giuro mi fa impazzire. Questo suono sulla R1 non si sente perché l'elettronica della BMW lavora sull'accensione, quindi taglia corrente, mentre l'elettronica dell'R1 lavora sull'apertura farfalla. Se poi volete approfondire l'argomento ditemelo che ci farò un video dedicato. Mi è piaciuta molto come lavora di freno motore quando entri in curva, mi è piaciuta anche molto nell'erogazione. Inoltre ho notato che come anti-impennata è più libera rispetto all'R1. Nell'R1 interviene appena la ruota si alza, mentre qui interviene un po' dopo. Infatti nei primi giri che facevo col BMW, quando davo full gas in seconda, sentivo che si alzava, aspettavo l'intervento dell'anti-wheeling, non arrivava e dicevo ma interviene o mi ribalto? Infatti all'inizio mi trovavo spesso a chiudere il gas perché wow. E questo mi è piaciuto molto perché non solo impari a gestire l'impennata magari usando il freno posteriore, quindi a essere più tu che controlli la moto, ma soprattutto se l'elettronica taglia meno tu fai più strada. Infatti sulla R1 il team ha lavorato sull'elettronica e già dalla gara di Varano avevamo un anti-wheeling molto più libero, infatti forse l'avrete notato dalle penne che facevo sul rettilineo. Alla fine i risultati sono stati che Luca con l'R1 ha girato in 1.11.8, ma poteva fare un 1.11 basso
girandoci un po', mentre con la BMW, che già conosce, quindi arriva già subito al limite, ha fatto 1.10,6. Quindi a Franciacorta si può pensare che tra la mia R1 con le gomme da Race Attack e la BMW di Luca con le gomme da mondiale ci possa essere un secondino di differenza, ma queste prendetele con le pinze perché sono un po' chiacchiere da bar. Io con la R1 ho fatto come best 1.13,1, mentre con la BMW di Luca 1.12,8, che anche qui poteva magari diventare un 1.12 basso, standoci sopra tutta la giornata, capendo le gomme, eccetera eccetera. Dopodiché non abbiamo più girato perché, come dicevo, alle 3:30 è arrivata la pioggia. Bene, questo era il video della mia prova della moto del Team Bergklatz. Io ci tengo immensamente a ringraziare Luca per avermi invitato a fare questa prova e soprattutto il Team Bergklatz per aver messo a disposizione la moto. Grazie di cuore, grazie a voi per aver visto questo video e ci vediamo presto. E preparatevi, perché nei prossimi giorni uscirà un video in cui annuncerò qualcosa di veramente figo. Non vi dico altro, lo scoprirete tra pochi giorni.